Oh, Zubabuman, falandese, o mine mannu, in questa terra de zambe e dolori ubebagga. Negli anni passati il vino era un alimento, quindi si cercavano diciamo delle caratteristiche completamente diverse da quello che cerchiamo oggi. Da queste zone diciamo si faceva il Govinera, Savinera, il vino bello concentrato che bevevano i nostri nonni, ecco, ma anche i nostri padri. Qui siamo a 650 metri, tutto di sfacimento granitico. In realtà non le chiamiamo Domus de Llanas, noi le chiamiamo Las Onquedas. Llanas è la porta, infatti in molte di queste grotte scavate c'è proprio disegnata la porta, era la porta che permetteva di entrare nel mondo dei morti. Però invece, come dire, se voi vedete le guide della Sardegna, la cosa delle fate, ecco, insomma, che è una cosa che non c'entra una mazza. Diciamo che dobbiamo ancora imparare a fare turismo. Magari qui venivamo a camminare, a giocare, ecco, come tutti i bambini. Ci entravamo dentro, non lo so, magari a fumare le prime sigarette di nascosto, ecco, la verità è. Declara vetrata guerra contro adesso prepotenzia e comincia Savasenzia. Allora l'estrazione viene fatta con l'accetta e poi si fa un intacco, diciamo, lineare da qui fino a giù. Questa parte su si chiama sugherone, questo non serve per fare i tappi. Perché? Non è densa come il sughero, ecco. Che pensi invece di tutti gli altri tipi di tappi? Quello che diciamo mi crea più interesse è il tappo Stelvin, però dal punto di vista Rituale, no? rituale, ma anche delle nostre tradizioni, perché il sughero ce l'abbiamo qui. Allora, questa storia di ricercare nei vini di Mamoiada più freschezza, eccetera, eccetera, a me quando si confonde l'eleganza con la diluizione e la mancanza di sostanza non mi mi convince. Lei che ha lavorato al domaine della Romanée Conti, la Tâche Romanée Conti è elegante, ma l'anima si è concentrato. Secondo me loro stanno arrivando un po' alla quadratura del cerchio. Per quasi tutti è un secondo lavoro e devo ringraziare tanto chi mi ha dato le vigne in affitto, perché gli ho detto: guarda, io per 2 anni non ti posso dare €1. Se tu credi in me, ok, se no diciamo chiudiamola prima di cominciare. Invece diciamo hanno avuto sia pazienza e anche fiducia. Questa vigna è stata diciamo impiantata da Pino, dal padrone. Mio nonno gli ha insegnato a innestare, quindi questa vigna è una delle ultime fatta a selezione massale da tutte le vecchie vigne di Mamoiada. Adesso ci sono molti viticoltori, per gli anziani, i signori più grandi, che a Mamoiada la potatura deve essere ordinata e pulita. Quindi cosa facevano? C'è un detto, va plus tempus non sartizza, c'è più tempo che non salsiccia. Nel senso, il tempo ce l'avevano prima, infatti tutte le vecchie vigne sono state messe così, americana e poi innestata in campo. Quindi tutti gli anziani sapevano innestare, tutti, dal primo all'ultimo. La potatura è una cosa che anche a me interessa tantissimo, la trovo estremamente affascinante perché con una piccola variazione può creare delle cose totalmente diverse. Qui il terreno va sempre bene per ogni tipo di lavorazione, anche il giorno dopo di un acquazzone qui l'acqua va via subito. Poi per esempio nella zona dove eravamo prima, Garaonele, vicino alle Domus de Llanas, lì dietro dove per esempio la vigna io, allora lì siamo più sull'argilla. Io volevo viaggiare, prima di tutto viaggiare per lavoro, quindi ho deciso di partire in Francia. Francia perché è un vantaggio, mi sì, dicevi? Perché parlavo già un po' il francese e poi insomma a Francia per il vino. A questo punto, visto questa liaison tra te e Federica, in cantina chi è che decide? Allora, io faccio il mio vino come voglio, lui lo fa come vuole, quindi è proprio una collaborazione, non siamo tutti i giorni insieme. Diciamo che ognuno è deciso per fare le proprie cose. Il mio punto di vista l'ho sempre detto, come lui fa con me, io farei così, io farei cos'ha, però poi lui deve fare la sua scelta, magari parliamo e io guarda che forse sarebbe meglio fare così perché penso sia così. Una serie di cose. Esatto.
E lui mi dice no, ma preferisco fare così, va bene. Ho un dubbio. Prima, la verità, chiamo mio padre. Non gli dico niente, gli dico vieni a assaggiare e lui assaggia. Se lui mi conferma il mio stesso dubbio, e allora abbiamo un problema. Cioè, mollare Roma Conti per venire qua, chi te l'ha fatto fare? Un po' tante cose. Mamma Iada, gli amici, la famiglia, Simone. Ma lì non avevi, cioè perché tu hai vissuto in Francia, no? Sì. Ho vissuto in Francia, ma in diverse parti, quindi i francesi sono un po' difficili anche per stringere delle amicizie, ci vuole un po' più di tempo. Stavo bene, però non la sentivo casa mia. Però comunque il giorno che sono andato io ho portato un pezzo di prosciutto, un pezzo di guanciale, tutte le cose che faccio io. Ma loro erano impazziti per il grasso sardo. Avanti. Questo è Fittiloghe, quindi la vigna più giovane che lavoro, che ha 20 anni, quindi siamo a 700 metri sul livello del mare, è la vigna anche più produttiva di tutte quelle che lavoro. Adesso assaggiamo Gurguruò, quindi la vigna che abbiamo appena visitato. Lo sto facendo 100% vendemmia intera, quindi niente di raspato. Faccio una selezione in vigna delle uve, una seconda selezione qui dei grappoli e poi le fermentazioni avvengono lì nei troncoconici. Questa idea della non di raspare è un'idea sua o tua? No, è arrivata dritta dalla Borgogna. Cioè, quindi è colpa tua, diciamo. Questo sì, poi tutto il resto è merito suo. Com'è sto Roma Conti che io non ho mai assaggiato? È buono. L'ultima campagna pubblicitaria della regione, no? Dove c'è un mamutone che corre a cavallo, sì. e aspetta, ed esce fuori dall'acqua, il famoso mamutone sommozzatore, cioè una cosa oscena. La conosci la canzone che poi ha rifatto Piero Marras? Quella è, diciamo, sono i sardi che cantano, che gli dicono ai piemontesi attenzione baroni con la tirannia, perché noi ci stiamo stancando. No, quella la aggiungete come colonna sonora. Procura di moderare barone sa tirannia. Vabbè, adesso in genere sono anche bravo a cantare, ma oggi non lo so.